Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, ragazze mie, grazie, 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 eternamente grazie per tutto quello che sto leggendo, per quello che mi date, per quello che abbiamo creato e per tutto quello che sapete. E come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, papà, mio padre, Gianni San, è uscito dall'ospedale, si riprende a poco, c'è ancora un po' di... perché c'è ancora la polmonite in via di estinzione, quindi comunque si riprende a poco, sta molto magro, mangia poco, sta pieno di farmaci, quindi però ogni tanto va in giardino, poi si rimette a letto. Piano piano lo stiamo supportando, come un grande eroe, deve essere supportato. Grazie per tutto, ed è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Ci abbiamo una stanchezza abissale, ma oh meraviglia! Teniamo duro perché come noi ci quello che superiamo, no? Superiamo momenti particolarissimi, difficilissimi, potentissimi, allora acquisiamo sempre più forza, sempre più potere, ci alleiamo agli dei e questo è grandioso. Quindi grazie, 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 infinitamente, eternamente, grazie. Allora, partiamo subito con i nostri beniamini oggi, voglio vedere che cosa ci combinano oggi, quali personaggi abbiamo, come ci faranno sbellicare dalle risate oggi i nostri beniamini, non sappiamo. Vediamo un po'. Allora, per questa settimana andiamo a vedere. Partiamo da... non lo so da dove voglio partire. Ho la testa come un pallone, non lo so, non lo so. Allora, partiamo dagli oracoli, dai. Partiamo dagli oracoli, tortiamo, vedi, sbabbetto più del solito, come al solito. Allora, mettiamo inizialmente le carte qua così. Sapete che ci mettiamo? Io ci voglio mettere questi tarocchi che sono molto evocativi. Sistemiamo le statuette qua. Voglio partire da questi. Aspetta, se li prendo senza far cadere niente. Shanghai, vi ricordate? Io giocavo sempre a Shanghai quando ero piccolo, mi faceva impazzire. Sapete quello con le asticelle per non far muovere l'asticella, no? Mi piaceva tantissimo. Quando i genitori ti portavano a casa degli amici che avevano gli altri figli, no? E ti mettevano in una stanza. Perché loro c'erano cose grandi da fare. Primi anni 90 fino agli anni 80 ti mettevano tutti i bambini o comunque i figli degli amici, li mettevano in una stanza e gli davano i giochini, no? E loro, che ne so, giocavano a carte, parlavano, pettegolezzi, insomma così. Ecco, mi è venuta questa scena funesta nella mente, bellissimo. Lalligalli, mi ricordo che gli amici di mia madre avevano questo stereo con questa cassetta che il sabato facevano queste feste in casa con Lalligalli. Vabbè, scene funeste mi vengono in testa, bellissime. Allora, vediamo un po' questi che non sono oracoli ma tarocchi, siccome sono molto evocativi con insomma adesso vedete molto vintage, vediamo un po'. Allora, il nostro maschione e la nostra signorina, rispettivamente energie maschili e femminili in questa settimana, che sono dentro di noi ma sono anche fuori. Lasciatevi sempre ispirare, non chiedetevi come va letto questo format, perché siccome tu hai una coscienza maestra, chiedi appello alla tua coscienza maestra di lasciarti ispirare. Maestro, ti prego, lasciami ispirare da questo video affinché la mia vita possa essere gioiosa e meravigliosa, ok? Fate una formula psichica di questo tipo. Ok, vediamo. Allora, su di lui mettiamone una di qua, una di qua, poi ci mettiamo queste, una di qua, una di qua. Sì, dai, ci facciamo un cocktail oracolare. Un cocktail oracolare. Allora, ragazze, sto prendendo anche quelli in inglese.
Una delle nostre sorelle si è offerta di tradurmeli tutti e di mandarle le foto, però io ho detto preferivo di no perché adesso che ho un attimo di tempo, magari in questa settimana, mo vediamo appena ho tempo, me li traduco tutti io questi in inglese, ci metto lo scotch qua con la traduzione. Lo voglio fare io in modo tale che imparo anche i termini o comunque li ricordo perché io l'inglese lo sapevo bene, sono stato un anno in Australia, ma siccome non mi piace l'inglese, che te devo fare? Ognuno piace una cosa, non piace una cosa, come che ne so. Il succo d'arancia piuttosto che il succo di limone, mi piace, non mi piace, sono gusti, no? Ok. Allora, a me l'inglese non mi piace, però lo so, se mi parlano capisco, riesco a parlare, ma quando, insomma, avete capito, ecco. Quindi con la mia goffaggine andremo a lasciarci ispirare anche dalle immagini, da questi oracoli che mi piacciono tantissimo, delle fate dell'amore. Allora, vediamo. Mettiamo una di qua e una di qua. Poi ci mettiamo questi altri. Una di qua e una di qua. Allora, ne mettiamo un altro, ragazze? Che dite? Vabbè, no, per mo no, lasciamoci ispirare da questo. Vediamo il nostro maschione come sta. Che cos'è questo? Cupido dice. Ah, gli amanti, Cupido, Cupito. Allora, qua abbiamo gli amanti, abbiamo l'amore, una scelta d'amore da fare. Ok, vediamo cos'altro. Ah, Re Artù, sta a bombona questo, vuole conquistare. Vediamo quest'altra. Connessione psichica. Your communication goes behind mere words. Le tue comunicazioni vanno al di là delle parole. Allora, qua ci sono maschili che sentono profondamente qualcuno e quello che percepiscono non hanno bisogno di parole e quindi è come se passano la conquista hanno questa energia di conquista verso qualcuno che percepiscono al di là delle parole una connessione psichica, no? E qua cos'è? Il bambino interiore ferita da rifiuto, e che sono stati rifiutati. Molti maschili sono stati rifiutati e stanno avendo a che fare con loro, con la ferita da rifiuto che hanno percepito nell'infanzia. Però li vedo voler conquistare, riconquistare qualcuno. Ok, bambino interiore ferita da rifiuto. Va bene. Ci sono maschili propositivi che vogliono far fronte alla loro ferita da rifiuto. Sì, molti maschili sono stati rifiutati, energie maschili che si sentono rifiutate, vogliono riconquistare qualcuno, hanno una connessione psichica con qualcuno che li ha rifiutati e sentono al di là delle parole della persona che li ha rifiutati. Molti maschili stanno in questo stato. Vediamo i femminili. 6 di coppe c'hanno i femminili, però hanno dei dubbi, amore dubbioso. Apri il tuo cuore. Love is the, tanto qualcuno di voi ve la tradurrà. Love is the highest energy of all. Let in. L'amore è la più alta energia di tutto. Guarda, qua ci sono dei femminili che hanno dei dubbi su una persona che conoscono bene, il 6 di coppe. E l'oracolo dice apri il tuo cuore perché l'amore non è l'energia più alta, l'energia più forte. Wow, la felicità. Chakra del cuore. Guarda, io qua vedo energie femminili che rispetto a qualcuno del loro passato possono avere dei dubbi. Alcune energie femminili aprono il loro cuore a qualcun altro o a questa stessa persona verso la quale hanno dei dubbi e vedo tanta felicità per energie femminili in questa settimana. Vedo molta felicità per energie femminili. Hanno anche dei dubbi nel riconciliarsi con qualcuno, però qua è come se volessero aprire il cuore e superare i loro dubbi della mente, no? Vedo i femminili che superano i dubbi della mente aprendo il loro cuore, che sia verso una persona, che sia verso un progetto, che sia verso le persone con le quali, le persone di sempre, no? Amici, familiari, insomma, per ognuna di voi è diverso ovviamente. Quindi ci sono femminili con dei dubbi verso delle persone che conoscono, però vogliono aprire il cuore sperimentando questa felicità, vogliono questa felicità.
quindi superando i dubbi della mente, e maschili invece che hanno la ferita del bambino da rifiuto che vogliono superare andando verso una persona con la quale sentono una profonda connessione psichica, al di là delle parole, quindi anche se non si parlano sentono quello che l'altro non dice. Ok? Quanto tempo ci hai messo a diventare sciamano tu? Ti stiamo accudendo da anni, ti stiamo nutrendo da anni. Quanto tempo ci hai messo tu, bello mio? Va bene. Allora, beh, bello, mi è piaciuto questo cocktail oracolare, dai. Vediamo. Allora, iniziamo a metterci i tarocchi. Queste le mettiamo qua, ragazze. Ragazzi, si vede? Un po' più spostate così. Ok. Allora, prendiamoci i tarocchi. Energia attuale di lui. Energia attuale delle energie maschili. Energia attuale delle energie maschili. Queste energie le potete ritrovare sia all'interno dei contesti lavorativi, relazionali, amorosi. Sono le energie di questa settimana, va bene? Ma sono energie dentro di te anche, no? Allora, vediamo. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui nei confronti di lei o nei confronti dell'altro fuori da sé. Energia attuale. Eh sì, abbiamo il diavolo qua. Forte passione e anche dipendenza emozionale nei confronti di qualcuno che sentono oltre le parole. Connessione psichica. Abbiamo il diavolo. Ci sono anche delle energie legate al karma perché abbiamo la ferita da rifiuto. Va bene, ok. Sento un'energia di passione o di contatto verso qualcuno, l'otto di coppe dalla quale se ne sono andati o stanno subendo un rifiuto o si sentono più distaccati. Vogliono fare un cambio emozionale, stanno avendo a che fare con il loro karma relativo al bambino alla ferita da rifiuto. Va bene. I pensieri di lui nei confronti di lei o l'altro fuori da sé, i pensieri di lui, la giustizia, vogliono prendere delle decisioni importanti, stanno pensando di prendere decisioni importanti di conquista, riconquista, la giustizia, mettere le cose in ordine, fare le cose fatte bene, risolvere, stanno pensando di risolvere delle questioni legate a diverse cose. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili, ma hanno una paura tremenda, 8 di spade. Allora, qua ci sono maschili che sentono la necessità di risolvere delle questioni con una lei o con delle persone o con l'altro fuori da sé, hanno una necessità incombente di risolvere queste questioni. Nel cuore l'8 di spade mi parlano di maschili che si sentono bloccati, anche frustrati, perché vogliono risolvere delle questioni e quindi per uscire da questa frustrazione vogliono risolvere. Vediamo qual è il blocco del maschile nei confronti di lei o nei confronti di una situazione. Vediamo. Una stanchezza, una pesantezza, 10 di bastoni. Tanta pesantezza c'è qua che li rende un po' frustrati. Pesantezza, situazioni pesanti. Ok. Vediamo da questa parte. Vediamo da questa parte energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale del femminile. L'asso di denari, qua abbiamo un bell'asso di denari, abbiamo dei femminili che sono propositivi verso qualcosa, vogliono offrire delle opportunità, può essere nel loro lavoro pratico, in un'opportunità d'amore, vedete un po' dove vi risuona, però ci sono dei femminili che hanno quest'asso di denari verso l'altro, verso l'esterno, che può essere una persona, un progetto, la loro vita, ok? Quest'asso di denari, i 10 di denari, sì. Ci sono femminili che stanno investendo, vogliono investire su tutto. Il 10 denari per me è tutto ciò che le dà profonda stabilità. Profonda stabilità. I pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei? La regina di coppe. Guarda, ci sono femminili che si stanno lasciando fluire a ciò che la loro intuizione le porta a fare, al di là della loro mente. È una bellissima carta la regina di coppe nei pensieri sul femminile. Stanno pensando di farsi fluire, di lasciarsi fluire a ciò che è bene per loro, di cui la loro intuizione si fa portavoce. Al di là di questi dubbi che avevamo visto, sì. Vediamo un po' cosa hanno nel cuore i femminili. Il carro.
Guarda, qua ci sono dei femminili che in questa settimana hanno la voglia di darsi a una relazione, a qualcuno, di darsi a una relazione, il loro cuore è pronto, le fa fluire verso l'apertura d'amore verso l'altro con belle e nobili intenzioni. Sì, le energie femminili sono, guarda, tre di spada, hanno elaborato un dolore molto forte, adesso sono pronte ad aprire il loro cuore. Non a caso qua abbiamo apri il tuo cuore. Rispetto a dei dubbi che si potevano avere con delle persone del passato o una persona del passato, apri il tuo cuore, perché soltanto aprendo il tuo cuore puoi andare incontro a questa felicità di cui già i tarocchi stanno parlando. Vediamo un po' qual è il blocco del femminile nei confronti di lui o il blocco del femminile nei confronti delle situazioni. 5 di bastoni, ci sono dei litigi o incomprensioni con qualcuno, magari, o per altre persone coinvolte, familiari, amici, parenti o situazioni di tensione tra i femminili e altre persone. Il blocco è questo, incapacità di intendersi, però loro sanno che aprendo il loro cuore vedono nell'altro un aspetto della loro anima e quindi risolvono la problematica all'interno di loro, non all'esterno, e quindi risolvendola all'interno come proiezione si dissolve anche all'esterno. Ok, va bene, vediamo un po'. Abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo adesso quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni di lui. Cinque di denari. Percepisco energia di carenza qui. È come se si sentissero in difetto nel fare qualcosa, Re di denari, si sentono carenti da un punto di vista psicofisico. I denari sono sia il lavoro che la parte fisica, la materiale della vita, l'aspetto fenomenico. Come se si sentissero un po' carenti dal punto di vista fisico o dal punto di vista economico, dal punto di vista non sono come se non si sentissero in grado. Vediamo quali sono le azioni, le intenzioni, no? Nelle intenzioni dice che non sono in grado ancora. Vediamo però le azioni che faranno i maschili. Ah no, però comunicano, 8 di bastoni, nonostante non si sentano in grado, comunicano questa necessità di voler esprimere anche un loro deficit che stanno vivendo. È come se volessero comunicare, esprimere i loro deficit, quello che sentono che, capito, che gli dà carenza, è come se volessero esprimere questa. Vedo maschili che parlano, che comunicano, che si spostano, che ce la mettono, cioè, ok, che. Vedi, qua c'è il 7 di coppe, ci sono maschili che su più ambiti della loro vita vogliono una ripresa e risolvere situazioni laddove c'era molta stanchezza e pesantezza, tant'è che i loro cuori li faceva sentire frustrati. Vediamo energia finale di lui nei confronti di lei o energia finale di lui. Sì, sì, 10 di coppe, assolutamente. Qua ci sono maschili che nonostante una sensazione di impotenza, un po' di carenza sotto diversi profili, comunicano e vedo i maschili con il 10 di coppe, la voglia di stare uniti in famiglia perché la situazione è pesante, risolvere le situazioni da un punto di vista proprio emozionale, parlare, esprimere ciò che hanno, anche questa sensazione di carenza. E quindi abbiamo questi maschili che, come ci dicevano anche gli oracoli qui, vogliono conquistare anche la loro forza e realizzare questa unione bellissima in questa settimana. Qua abbiamo la ruota della fortuna, vuole un cambio. Ok, vediamo da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei in questa settimana. Le intenzioni di lei. Cinque di spade, c'è un po' di tensione, le vedo un po' stressate, un po' di mal di testa, un po' di stress, no? Ah, che faccio, che faccio, che faccio? 5, 5. 2 di bastoni, devo pensare. Vediamo le azioni che faranno i femminili. Bello, l'asso di coppe, accipicchia. I femminili si danno all'amore aprendo il loro cuore.
o nei confronti di qualcuno, qua molti femminili si aprono proprio nei confronti di qualcuno, può essere la persona nuova, la persona che già conoscono, risolvendo le loro diatribe mentali rispetto alle loro dissonanze interne, va bene, ai loro conflitti interiori. Nelle azioni si aprono all'amore, l'asso di coppe, che può essere verso una persona, e molti femminili si aprono a una persona, verso un progetto lavorativo, creativo, spostandosi, seguendo il cuore. Che faccio? Parto, non parto? No, no, parto, vado, sapendo che soltanto aprendo il cuore hanno questa felicità. Molto belle, energie entrambe molto belle e poetiche. Vediamo, energia finale di lei. 5 di denari, perché sanno che, guardate quanti 5 c'hanno qua. I femminili stanno avendo una situazione di carenza dal piano fisico, molta stanchezza. Vabbè, ve l'ho detto anche nelle previsioni settimanali, no? Che vi ho detto che siamo molto stanchi questo periodo, però è come se l'energia femminile sa che è una stanchezza relativa a tutte le memorie karmiche che abbiamo accumulato e che grazie alla nostra forza di volontà oggi stiamo esaurendo queste memorie karmiche, no? Attuando la magia. Che cos'è la magia? Se non l'arte di operare il cambiamento con la forza di volontà. Mia nonna diceva volere e potere. E quindi l'energia finale del femminile è come se da sensazioni di carenza, questi 5-5-5 tre volte, decidono di aprire il loro cuore. Decidono che non è la chiusura del cuore la soluzione, ma l'apertura. Vedere nell'altro, 5 di bastoni al blocco, nelle altre persone, un aspetto di loro stesse e quindi risolvere le questioni all'interno di sé. Tant'è che all'esterno fanno azioni d'amore, di risoluzione, perché non esiste alcun nemico esterno che non sia la proiezione di ciò che tu non riesci a riconoscere all'interno. Ok, molto poetiche queste stese, molto belle, molto poetiche e belle, belle, belle veramente. Vedi la temperanza, infatti. Sanno che per portare guarigione dentro di loro devono aprire il cuore facendo azioni di consapevolezza di cuore. Ok, vediamo adesso le specifiche cosa ci raccontano. Allora, il diavolo, energia attuale su di lui il diavolo. Energia attuale su di lui il diavolo. Maschile. Diavolo. Vedi 9 di spade, sono molto preoccupati per delle questioni riguardanti delle dipendenze anche che possono avere. Energia attuale, dipendenze che possono essere dipendenze da sostanze, dipendenze da emotive, dipendenze. A volte si svegliano la notte perché magari vogliono superare certe dipendenze, possono essere emozionali, fisiche, e vogliono ottenere dei risultati importanti nella mente. Abbiamo la giustizia a risolvere con queste situazioni, no? Vediamo la giustizia nei pensieri. Infatti qua abbiamo l'appeso. Vogliono risolvere questioni che erano ferme, che sono state stagnanti, prendere delle decisioni una volta per tutte. È molto forte qua la decisione. 8 di spade nel cuore. 7 di spade. Sì, decisioni che hanno evitato di prendere e questo evitamento ha determinato in loro frustrazione. Affrontare dei demoni, affrontare dei propri demoni che si possono poi declinare nei vari aspetti della realtà con dipendenze affettive, dipendenze da sostanze, dipendenze alcol, fumo, insomma le dipendenze, anche dipendenze da telefonino, cioè perché no? Anche questo, pensate che come ci raccontava anche Sibaldi, Tolstoi, un grande autore, Tolstoi parlava delle persone che si drogano facendo riferimento, quindi fine 800, no fine 800, quando c'è stato Tolstoi, all'epoca insomma, le persone che si drogano facendo riferimento ai giornali, persone che si drogano con i giornali all'epoca, ai salotti,
al gossip e al fumo, cioè dicevano, perché raccontava questa storia Igor, no? Riguardo a Tolstoi, perché le persone si drogano perché non sono contente della loro vita, che si drogano di gossip, di giornali, di fumo, di qualsiasi cosa che puoi creare dipendenza per staccarti dalla tua vita perché non ti piace, perché non vedi la bellezza nella tua vita. E infatti è questione di punto di vista, cambiare la prospettiva, cambiare punto di vista rispetto a vedere nella tua vita la bellezza che ti abita. Infatti abbiamo l'appeso nei pensieri. Ok, vediamo il 10 di bastoni al blocco, il blocco di lui in questa settimana. Cavallo di spade, ci sono tensioni, tensioni che generano stress, anche blocchi comunicativi, tensioni, incapacità di intendersi. Vediamo il 5 di denari, le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni di lui con il 5 di denari in questa settimana. 6 di coppe, hanno intenzione di recuperare i rapporti con le persone che amano, in particolare una persona, varie persone, si sentono carenti perché gli manca l'amore condiviso con altre persone o con una persona in particolare. In particolare sentono molto la mancanza di qualcuno qui o la vicinanza di qualcuno. L'8 di bastoni, le azioni che faranno, 8 di bastoni, 9 di denari. Guarda, si cerca anche qui, e questa cosa è simile alla stessa della settimana scorsa comunque sulle azioni. Perché l'8 di bastoni con 9 di denari mi pare, il 9 di denari è l'autonomia psicofisica, no? Anche qua vedo dei maschili che hanno anche somatizzato i loro dolori sul corpo, sul fisico, dipendenze, no? Che possono essere somatizzate nel corpo e ce lo racconta anche l'appeso, che è la carta anche di colui che sta un po' malato. Ok, allora l'8 di bastoni con 9 con 9 di denari mi parla del fatto che loro ehm, porteranno energia al loro benessere, prima di tutto, personale, psichico, psicofisico, scusami. E anche per quanto riguarda le decisioni che devono prendere, che siano risolute su più ambiti con la giustizia e l'appeso, sia per quanto riguarda attività economiche e lavorative e anche con in famiglia, 10 di coppia, con la persona che amano in famiglia, sono azioni su più fronti. Vedi l'eremita, prima di tutto mi rimetto in sesto, mi rimetto bene per andare a livello psicofisico, per andare poi verso 10 di coppia. Vediamo ancora le azioni di lui, 8 di bastoni. E vedi, ti ho detto qua c'è il cavaliere di coppe, infatti. C'è il cavaliere di coppe, infatti. Mi rimetto in sesto, mi riprendo, non faccio azioni di dipendenza emozionale o da altro. Mi riprendo e parlo che sto bene, ok? Parlo che sto bene. Cavaliere di coppe, invito d'amore con l'attitudine psicofisica che sto bene. 10 di coppe. Energia finale 10 di coppe di lui. E poi abbiamo un bellissimo asso di denari. Qua ci sono maschili che vogliono concretamente avere una grande opportunità in famiglia o recuperare o stare insieme alle persone che amano in famiglia, asso di denari, e si propongono di farlo. Perché però? Da una prospettiva guarita, non con una certa dipendenza o tossicità. Il 9 di denari, ricordiamo, è l'energia autonoma in cui mi riprendo il mio stato di benessere psicofisico, comunico 8 8 di bastoni, con il cavaliere di coppe mi do, va bene? Mi do. Ok. Tant'è che qua ricordiamo, abbiamo la ferita del bambino interiore, la ferita da rifiuto, che ha potuto generare in loro anche delle dipendenze emozionali nei confronti di alcune donne, nei confronti di uomini, insomma delle dipendenze emozionali. E quindi è come se si riprendessero col 9 denari da questa dipendenza. Il cavaliere di coppe mi do dal mio stato psicofisico ritrovato, ok? O perlomeno cercano di superarlo, ok? Di elaborarlo bene. Ok, vediamo da questa parte. Mettiamo un po' le carte di qua, aspetta, mi alzo un attimo in piedi perché non mi regolo qua la distanza. Allora, così. Ok. Allora, vediamo asso di denari, energia attuale di lei, asso di denari.
Vedi, 5 di bastoni. Ci sono delle lei che vogliono risolvere delle questioni con delle persone. 5 di bastoni. Ma non solo con delle persone. Abbiamo detto che le persone esterne sono il riflesso della tua interiorità, no? È come se vogliono mettere un nuovo seme radicato in loro stesse affinché i conflitti interni, i conflitti esterni si possano realizzare al loro interno, cioè risolvere i conflitti con le altre persone a partire dal loro interno. Ci sono femminili che vogliono risolvere e chiarire. Questo vedo. Risolvere e chiarire, 3 di spade, qua abbiamo infatti. Ci sono femminili propositivi, femminili propositivi. Questo è anche il tuo femminile interno, che tu sia uomo o donna, non importa. Il femminile ti dice interno, al di là che tu sia un uomo o una donna. Se vedi conflitti esterni, sappi che sono interni a te. Coltiva una nuova consapevolezza per far sì che quelle conflittualità si sciolgano. Ok? La regina di coppe nei pensieri. 2 di denari. I femminili li vedo che si vogliono, col 2 di denari mi parlano di un po' di dubbi che possono avere i femminili. E il re di coppe rispetto a una persona. I femminili possono avere un po' di dubbi rispetto a una persona. Però al tempo stesso, oltre ai dubbi, il 2 di denari con la regina di coppe mi parla di del fatto che i femminili vogliono fluire alle loro emozioni, stanno pensando di fluire, no? Alle emozioni, agli eventi, perché sanno che fluendo alle emozioni e agli eventi che gli capitano, il 2 denari ci parla anche dell'equilibrio che si raggiunge. Ok, vediamo sul carro cosa hanno nel cuore i femminili. Sì, io vedo i femminili che con la ruota della fortuna e il carro hanno un giro di boa proprio. La voglia di avanzare e fare questo cambiamento senza più trattenere nessun limite. No. Vediamo questo 5 di bastoni. Il blocco di lei nei confronti di lui rispetto alle situazioni. Il re di bastoni. Sono tese con una persona con la quale hanno litigato. Ci può essere tensione con una persona che ha un carattere un po' irascibile, un po' più focoso, magari le fa delle pressioni sul profilo un po' passionale, loro non vogliono, cioè le vedo un po' così, però capiscono che le emozioni che l'altro gli dà sono immagini della loro anima. E in questo caso ci sono dei maschili e dei femminili che sono tese con qualcuno, tensione con qualcuno. Questi femminili possono aprirsi a una nuova persona, quindi a non trattenere magari l'energia del risentimento, aprirsi a una nuova persona completamente, oppure la stessa. Oppure aprirsi all'amore, cioè aprirsi all'amore non significa che ti apri un'altra persona per forza. Aprirsi all'amore significa aprirsi alla consapevolezza che l'altro sei tu e le emozioni che l'altro ti scaturisce le devi risolvere all'interno, alleandoti con gli dei, con le emozioni stesse. Ok? 5 di bastoni. Scusami, 5 di spade. E intenzioni di lei. Diavolo. Ci sono delle lei che una persona che è molto insistente, una persona un po' particolare, gli fa venire un po', le stanca. Qua c'è un 8 di coppe, qua ci sono femminili che si sono lasciate con qualcuno, dei femminili che rimuginano un po' su alcune questioni con qualcuno, anche su situazioni tossiche o su situazioni che hanno vissuto un po' particolari. Le azioni, asso di coppe, fammi vedere. No, io ti ho detto, guarda, te l'ho già detto. L'asso di coppe e 2 di coppe, femminili che si aprono, si danno all'altra persona. Asso di coppe e 2 di coppe. Questa è la settimana in cui il maschile e il femminile si dà completamente, anche nella realtà fenomenica, all'altro fuori da sé, perché il 2 è una, 2 di coppe è l'amore condiviso, no? Vedi il 6 di bastoni, qua abbiamo la vittoria, l'asso di bastoni, si danno risolvendo dei problemi, dal 5 passiamo al 6. Ok, vediamo il 5 di denari, questo. Energia finale. E il 4 di denari. Molti femminili si sono tenute dentro loro stesse, un po' ferite, un po' indispettite, un po' così, no? Questo succede, no? Però è come se tenersi tutto dentro, essendo dentro di loro, sai, quando uno ti ferisce poi tu ti chiudi. Ecco, questo è il senso. Capiscono che loro non si devono chiudere all'amore inteso come comprensione di quello che succede.
Se poi tale comprensione lavora dentro di te facendoti scegliere di darti alla stessa persona, ben venga. Se invece quell'amore lavora dentro di te facendoti dare un'altra persona ancora, ben venga. Se quell'amore lavora dentro di te, quella consapevolezza, e ti dice apriti all'amore inteso come consapevolezza, al di là se vai con una persona o meno, ben venga, ok? Ancora sul 5 di denari. E infatti abbiamo il 3 di coppe. Qua vedo riconciliazione, fammi mettere un'altra, e parlare. Qua vedo riconciliazioni, dialoghi, nuovi inizi. Da una situazione di chiusura vedo un'apertura, anche conoscere gente nuova, aprirsi all'altro, nonostante magari una persona nuova può ricordare vecchie emozioni che hai vissuto nel passato, se li coppe ricordiamo, però qua molti femminili fanno pace o comunque sia riconnettono con persone che conoscono bene. Al di là poi che sia una persona nuova o meno, anche del passato atavico, qua io vedo i femminili con molta felicità. Ok? Perché? Perché sanno che quando tu apri il cuore, nonostante le mazzate, no? Cioè le botte, tu la risoluzione e la fede, apri il cuore, allora tu hai vinto. Non è facile, non è facile, però è naturale. Stiamo qua per superare paure, resistenze e attaccamenti. E qua vedo che è una bellissima stesa anche molto poetica di come i femminili vanno incontro ai loro dubbi e alle loro tensioni aprendo il cuore, aprendo il cuore. Ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Ok, adesso ragazze mie ragazzi, prima di metterci i miei potentoni oracoli, lui, lei e gli altri, vado a bere un bicchiere d'acqua a mangiarmi un biscottino, arrivo subito, eh. Eccoci qua, ragazze mie e ragazzi, mi sono accorta scaricando la prima parte del video che si vede un po' opaco, e perché avevo preso la telecamera con la quale registro con le mani piene di burro di karité, perché mi metto il burro di karité in faccia ovunque, da una vita ormai. Per me il burro di karité è una delle cose più straordinarie che la natura ci abbia dato, tra le tante, tutto straordinario della natura. Vabbè, a parte questa mi sono accorta che si era appiccicato un po' di burro di karité sulla camera, sull'obiettivo. Quindi adesso mi sa che forse si vede meglio, no? Un po', non è opaco, ok. Allora, vediamo un po' il maschile, che con la profondità di questo maschile con il quale avremo a che fare in questa settimana con i miei potenti oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, prendiamoci gli oracoli, vediamo un po'. Siccome qua questo maschile mi comunica con l'8 di bastoni, con la ripresa psicofisica del 9 di denari, con il cavallo di coppe, vediamo un po', la profondità di queste parole, cosa si traduce dietro queste parole, questo movimento che fa il maschile, come si sviluppa. Le parole esatte del maschile al femminile, di lui a lei. Vediamo. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Eh sì, perché chi fa un lavoro importante, introspettivo, qua si dà conto di questa consapevolezza. Ci sono maschili che amano più di quanto avrebbero mai creduto possibile perché oltrepassano i loro limiti, no? Quindi sperimentano più amore possibile, bellissimo. Cos'altro? Infatti lotterò per te. Lo vedevamo già, ragazze mie e ragazzi, dalle prime, eh? Lo vedevamo già dalle prime, abbiamo detto Re Artù. Lotterò per te. Lotterò per te. E per lottare energia, e ci vuole energia psicofisica, quel 9 di denari lì. Perché mi manchi molto, mi manchi prepotentemente, mi manca quel 6 di coppe, no? Sì, cos'altro? Guarda, a volte basterebbe solo mettere i miei oracoli. È incredibile. Cos'altro? E qua usa Kierkegaard, questa è una frase, adesso ve la leggo, bellissima.
molto 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 profonda. Allora, io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile, le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro. E quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Cioè, basterebbe questa frase per capire come sta il maschile, questa poesia. Qua ci sono maschili che vengono additati o rifiutati o sono stati esclusi, si sentono, stanno male senza una lei o senza l'amore del femminile. E dice: io lotterò per te, perché anche se tu non mi vedi, anche se io non sono con te, oppure sono con te però siamo distaccati, anche se tu credi di essere sola senza di me, io sono il danzatore che danza insieme a te. Sono presente, visibile quando sono presente invisibilmente. E come ci diciamo sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E quindi abbiamo dei maschili tostissimi in questa settimana, tostissimi, con una grande ripresa psicofisica, e infatti a suoi denari 10 di coppe. Questo è l'obiettivo del maschile. Io non aggiungo altro di qua, perché questa frase è proprio molto poetica, bellissima, veramente bellissima. Sapete cosa aggiungo di qua? Questi. I miei messaje de amor baraja de oraculos, che già a dirlo mi fa impazzire, quel fuoco, quella passione. Lo mettiamo sia di qua che di qua. Iniziamo di qua. I femminili che qua aprono il loro cuore, eliminando i loro dubbi, ascoltando la voce. Qua no, c'è amore dubbioso, è proprio il mito di amore psiche. Nel mito di amore psiche, psiche, che significa anima in greco, quando le sorelle di Psiche le mettono il dubbio, che cosa sono le sorelle di Psiche? La mente razionale, no? Quindi il dubbio. Abbiamo Psiche, la nostra anima, che può essere flagellata da dubbi. E cos'è? Cos'è? Qual è l'obiettivo dell'essere umano? La fede impeccabile nonostante la mente razionale, fede impeccabile nonostante i dubbi. Fede in cosa? Cosa significa fede? Aprire il cuore. Nonostante non vedo, non sento, ma sento, percepisco. Vediamo i femminili. Energia femminile, iniziamo con gli oracoli spagnoli. I femminili rispetto al maschile. La speranza, la parola che meno mi piace in assoluto, la speranza, perché significa che si è attaccata all'obiettivo. Ok, e speranza, vabbè, in spagnolo ha tutt'altro significato, cioè più o meno. E infatti qua ci sono femminili che dicono: ancora non ho rinunciato a noi. Ci sono dei maschili che non rinunciano a una persona ancora e aprono il cuore. Altri femminili che non hanno rinunciato ancora all'amore e quindi si aprono all'altro, chiunque l'altro sia. Ok. Cos'altro sul femminile? Rivelare. Voglio dirti la verità. E quindi ci sono dei femminili che vogliono dire la verità, che non hanno rinunciato ancora all'amore o non hanno rinunciato ancora a qualcuno. Riveleranno i femminili con quell'asso di coppe che abbiamo visto. Cos'altro sul femminile? Asuntos pendiente. Ci sono delle conversazioni pendenti. Tuttavia tenemos cosas que resolver e discutere. Allora, abbiamo cose da risolvere e da discutere ancora. Ci sono degli assunti pendenti che i femminili vogliono risolvere. Non hanno ancora rinunciato all'amore o a qualcuno, di conseguenza ci sono dei femminili che hanno degli assunti da risolvere ancora, e questo faranno con l'asso di coppe e il 2 di coppe.
passando da una situazione di carenza, di tenersi tutto dentro, a una o di privazione, al 3 di coppe e l'asso di spade. La parola, parlare, ok? Aprendo il loro cuore. Ok, andiamo da questa parte sul maschile. Disaccordo. Ojalá entenderás cómo me siento. Ah, ci sono dei maschili che dicono magari tu intendessi, magari tu sapessi come mi sento. Ci sono maschili che pensano che i femminili non sanno come si sentono male. E quindi c'è un disaccordo su questo, cioè magari tu capissi come mi sento, dicono i maschili. Cos'altro dicono? Ricordando, vedi, ricordando, abbiamo il 6 di coppe, i ricordi con il 5 denari dietro, ricordi felici che mi fanno stare male. Echo de menos, nuestra bromas internas, cioè mi manchi il nostro, la nostra condivisione, mi manca la nostra condivisione, sto ricordando i bei momenti insieme, 6 di coppe, mi manchi quando stiamo bene, quando siamo felici. Eh sì, perché c'è la ferita del bambino interiore, ok? E infatti lotterò per te. Cos'altro? I maschili? No, una alla volta. Scegli due. Conversazione. Quiero llamarte y oír tu voce. Voglio chiamarti e sentire la tua voce. Qua ne è uscita un'altra. Distaccamento. Tuve que dejar ir esto para poter aclarar mi mente. Sì, devo lasciare andare questo per poter chiarire la mia mente. E infatti con il 9 di denari vediamo che c'è un recupero autonomo affinché lui possa lasciare andare una dipendenza emozionale, dipendenza affettiva, dipendenza da altro. Quindi ho dovuto distaccarmi affinché potessi centrarmi in me stesso. Questo è il senso, ok? Ok, adesso so che state ridendo perché sto ridendo perché sapete cosa sto facendo. Ci mettiamo le nostre metaforiche associative. Allora, vediamo un po' le nostre, anzi, aspetta, le nostre metaforiche associative, queste ce le alziamo un po'. Facciamo così, allora, battiamolo un attimo così a random. Poi ci prendiamo soltanto questa parte di sopra, così. Poi facciamo la stessa cosa con le metaforiche associative femminili. Ce le battiamo così. Ci prendiamo quella di sopra. Ok, andiamo a vedere come ci fanno sognare questi maschili. Vediamo chi c'è questa settimana, vediamo chi c'è. Ragazzi, fatevi avanti, non siate timidi, non ne siate timidi, non ne siate timidi. Fatevi avanti, vediamo chi c'è questa settimana. Eccolo, ah beh, è lui. Ah, questo esce spesso comunque. Vuole essere riconosciuto, questo esce spesso. Allora, qua abbiamo un uomo con un po' timido, che riconosce certi sbagli, non fa vedere subito tutto quello che sta attraversando all'interno, come ci hanno raccontato i tarocchi e gli oracoli, però dai suoi occhi si vede molta sofferenza, però vestito bene, è come se io mi riprendo, no? Io mi vesto bene, cioè nel senso voglio far vedere che sto bene comunque, nonostante possa avere una sofferenza interiore, no? E con quella timidezza negli occhi e con quella ehm, con quel senso di chi ha lottato e ancora un po' impaurito, però mi vesto bene, cioè nel senso mi sto riprendendo, ok. Quindi potremmo avere a che fare con dei maschili un po' timidi e anche dolci, è molto dolce questa figura. Cos'altro? Dai, fateci sognare, dai, vediamo. Fateci sognare, eccolo. E ci fa sognare, qua c'è un bambino, un giovane sopra una macchina con un aereo in mano, se non sbaglio, verso questa è la luna, qua c'è un tramonto.
Credo che sia tramonto perché questa è la luna. Beh, questa cosa del bambino che sale su questa macchina un po' vecchia, così, cioè voglio rinascere a nuova vita, voglio che che la notte mi porti, mi faccia riscoprire il bambino interiore, perché è l'unico che ha le armi spirituali, perché io possa realizzare i miei obiettivi. Vedremo quindi dei maschili che hanno questa giovinezza nel cuore, che gli dà la possibilità di appunto vestirsi, sentirsi più forti. E la giovinezza del bambino che si riscopre all'interno dei maschili. Ok. La notte mi porta consiglio qua anche, no? Vediamo ancora. Eccolo. Qua c'è uno di spalle che decide niente di buttarsi a mare perché non funziona niente, mi butto a mare. Allora, qua c'è un uomo di spalle che affronta l'oceano. Vabbè, a parte gli scherzi, è una scena epica, molto bella, un uomo che è già entrato nelle sue acque profonde, maschili che decidono di affrontare l'oceano, quindi di affrontare le loro profondità. Qua abbiamo un bambino, c'è la luna, affronto con lo spirito del bambino le mie profondità, perché solo il bambino può vedere la bellezza che si cela nei tesori nascosti del mio subconscio, che il bambino è tutto subconscio, è tutto istinto puro, no? E quindi affronto da adulto le mie profondità con lo spessore del bambino, l'adultità animica che si raggiunge riscoprendo il bambino interiore, no? E quindi affronto il mio oceano, quindi sono di spalle, quindi anche questo 9 di denari che qui ce lo mettevano sulle azioni rispetto all'otto di bastoni. Io affronto il mio oceano, mi riprendo a livello psicofisico, affronto le mie cose e sono in grado anche di darmi poi a quell'unione familiare, a quella bellezza, a quell'armonia che sto chiedendo. Ok? Ok. Ah, poi abbiamo lui, ecco, lo sapevo che... Poi abbiamo lui. Così, un Einstein dei noi altri, insomma. Abbiamo un Einstein dei tempi moderni. L'Einstein con l'orecchino della serie. È tutto relativo. È tutto relativo. È tutto relativo. Beh sì, è tutto relativo, mi sa che è la frase più idonea in questo momento. Un Einstein dei nostri tempi. Chi era Einstein come figura? Ma mi sembra un po' Einstein, questo mi sta arrivando. E beh, è stato un rivoluzionario. Quindi rivoluzionario, grande scienziato rivoluzionario, è colui che ha osato Einstein, ha osato, e quindi facendo delle scoperte incredibili. E qua abbiamo dei maschili che osano facendo delle scoperte incredibili. Bello, molto poetico, molto poetico. Vediamo da questa parte i femminili. Vediamo che femminile... Eccola, eccola. E beh, qua abbiamo una donna che porta le brocche, un po' con la temperanza però affaticata. Vedete, c'è un po' di stanchezza, no, nel femminile. Una donna che porta servizio dentro casa con queste brocche. È una donna un po' la temperanza affaticata, mi viene il lato oscuro un po' della temperanza, un po' con la necessità di trovare un equilibrio. L'ha ritrovato talmente tante volte l'equilibrio che è l'ennesima prova un po' stanca, no? È quello che ci siamo detti dalla settimana scorsa. Cioè, le previsioni settimanali di questa settimana, scusami, appunto, anch'io io sto molto stanca, però felice, no? E quindi c'è un femminile stanco anche qui. Vediamo ancora. Cos'è questo? Bella questa immagine. Qua c'è un orso bianco. Questo è un po' inverno con questo orso bianco. Guarda, dopo questa carta mi arriva forte che l'orso è il supporto, il maestro interiore, l'orso è proprio la forza, no? Anche l'abbondanza. Nella parte, nelle Lenormand, per esempio, l'orso, se non sbaglio, indica i possedimenti economici, cioè la stabilità. Qua c'è la figura del femminile che si fa accompagnare da un orso. Questo è inverno, c'è la neve e quindi come se il femminile è molto stanco, ha lavorato tanto
e quindi questa stanchezza si appella al maestro interiore, viene supportata dal suo maestro interiore. L'inverno è quando le foglie sono cadute, la vita è sotto, no? Mentre sopra è tutto neve, non si vede niente, la vita sotto la neve è un fermento, no? E quindi è come se questa settimana noi vediamo, usciamo fuori un po' da questa stanchezza, ecco, questo mi dice, perché siamo supportate dall'orso bianco, dal maestro interiore, cos'altro? E infatti qua c'è un femminile che sta un po' sulla difensiva, perché ne ha passate diverse, ne ha passate tante. Abbiamo dei femminili che dopo questa situazione si riprendono una grande felicità. Ragazze e miei ragazzi, siamo nel Kali Yuga, quindi la stanchezza fisica è perché stiamo rilasciando memorie karmiche, cellulari, memorie karmiche, ma ne vale la pena. Ne vale la gioia, come dice la nostra sorella, ne vale la gioia, perché ne vale la felicità, ok? Qua che fondomazzo abbiamo? Eppe, eccola! Questa sono io quando passo la folletto. Ecco. Guardate che comunque sono... Cioè, qua carte un po' più introspettive, vedete? Poi fondomazzo, entrambi abbiamo Einstein e Tina Turner. Einstein e Tina Turner. Beh, sì, il fondomazzo è che ne vale la gioia veramente. Qua abbiamo dei femminili che si riprendono, iniziano a sperimentare maggiore forza, resistenza, allegria. Sì, bello, bello. Ne vale la felicità, ne vale la gioia, ragazze mie e ragazzi, ok? Adesso andiamo a vedere dove sta. Voglio mettere delle carte consiglio, siccome voglio metterci gli Angelion, mi sto alzando per prenderli. Allora, voglio metterci delle carte consiglio, gli Angelion. Eccoli. Allora, vediamo che cosa ci dicono gli Angelion. Quindi, in questo momento, al di là che tu sia uomo o donna, vediamo le carte consiglio in questa settimana con gli Angelion. Infatti c'è un risveglio qua in questa settimana, il risveglio della coscienza, il risveglio della Kundalini, c'è un profondo risveglio, cos'altro? Conoscenza intuitiva, sensitività, magia, c'è il risveglio dei poteri psichici, abilità psichiche, che già me lo dicevano con l'asso di coppe da questa parte. Conoscenza intuitiva, la tua intuizione sa cosa fare per andare incontro al risveglio. Cos'è il risveglio? Vedere al di là della mente razionale duale, vedere al di là di quello che tu credi sia reale. Cos'altro? L'ombra protegge esplorazione profonda e interiore. Qua mi stanno dicendo che l'ombra, cos'è l'ombra? L'ombra è dove sono relegati i più grandi poteri dell'umanità. L'ombra. Ragazze mie, ragazzi, ve l'ho detto anche nella terza variante, se non sbaglio, delle previsioni settimanali. Guardatevi in questa settimana perché queste carte me lo dicono, significa che è necessario una ripetizione, no? Repetita Juvent, del video Magia Pratica 9, il Dio tanto temuto. Il Dio tanto temuto. Perché vi faccio gli esempi di come per acquisire sempre più potere dobbiamo scendere nelle profondità di cui la mente ha paura, no? Come fanno tanti monaci per diventare oracoli, che sono per acquisire facoltà psichiche che la gente comune non avrebbe se non fa il viaggio ctonio, sotterraneo, il viaggio di Perseo, un po' il viaggio di questo è Perseo, un po', no? Il grande eroe del mito greco. Quindi una grande guarda, come ti dicevo qua, quei 555, no? Quando la realtà esterna vedi che sono prodotti tuoi interni e le risolvi all'interno, la realtà esterna si scioglie per come l'hai vista prima. Va bene? Mettiamone un'altra.
presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Allora non ti devi affrettare in questa settimana. Un passo alla volta, un passo alla volta. L'esplorazione spirituale è qualcosa che arriva piano piano, piano piano. Questa è la settimana in cui ti dicono vai un passo alla volta. Qui ed ora, presenza, presenza, qui ed ora. Un passo alla volta, va bene? Vivi come se fosse l'ultimo giorno. Cosa faresti in quell'ultimo giorno? Perché questo è il senso, un passo alla volta, ok? Ok, adesso metto un'ultima carta di questi. Voglio metterci i chakra. Su quale chakra in particolare lavoriamo in questa settimana? Anzi, mettiamone una su di lui e una su di lei. Una su di lui, una su di lei. Lui è l'amore, il quarto chakra, bellissimo. Lui è proprio innamoratissimo, ma con tanto di spessore perché viene dagli inferi. La promessa of unending love, la promessa di un amore senza fine. Sì, bellissimo, bellissimo. Il quarto chakra, apertura del cuore. Bello, bello, bello. Qua da questa parte e qua abbiamo la comunicazione. Infatti comunicano i femminili, comunicano. Quinto chakra abbiamo. Scegli intero love e romance. Sì, abbiamo questi femminili che comunicano, comunicano con cosa? Soprattutto comunicano con l'altro fuori da sé, parlano i femminili, stanno bene. Ricordiamo aprire il cuore e la medicina, no? Cos'è il quinto chakra? Il quinto chakra è anche la capacità di comunicare con le tue dinamiche interne, cioè la capacità di comunicare con gli spiriti e con gli dei. Che rispetto a quei 5-5-5, no? Abbiamo visto la tensione con l'altro, i 5-5, sappiate che tutte le persone che incontrate, con le quali si può vedere un nemico esterno, non esiste. Quindi la capacità di comunicare con le tue emozioni, cosa che sono gli dei, come diceva Platone, cosa succede? Che si sciolgono le situazioni esterne, ok? E da questa parte proiettiamo amore. Cosa ci sta insegnando maschile e femminile uniti dentro di noi? Che il femminile dentro di noi ti porta a comunicare con gli dei, con gli spiriti e a fare cosa nelle azioni? Azioni d'amore. Azioni d'amore sono azioni di consapevolezza, di apertura verso l'altro, chiunque l'altro sia, considerando anche l'altro come eventi e circostanze. Ho fede negli eventi, ho fede in te. Ok? Bellissimo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!